alla fine dirò anche qualcosa su questi due corsi, puoi tradurlo per gli amici inglesi. Oh, for American friends, at the end of our meeting, Enzo will say something about this seminar that we are going to have in Paonia, Colorado. Bene. Okay, so tonight Jessie cannot be here, so I'm sorry for you, but I'm going to translate the whole meeting. So best wishes to you all. Thanks for being here. Salutiamo anche gli italiani, cosa dici? Certamente. Bene, allora ragazzi, anche tra di noi, buonasera a tutti e ben trovati. Buonasera. Bene, allora incominciamo il 40° e ultimo incontro di Koberwitz. Okay, so let's start this meeting number 40 and the last meeting of Koberwitz, even if we have 2 extra meetings. Abbiamo detto che poi faremo ancora 2 incontri per imparare a valutare lo stato di vitalità delle piante, eccetera, eccetera. We say that we will have 2 extra bonus meetings to learn how to measure, how to test, to measure the vitality of plants. Bene, quindi torniamo al nostro Koberwitz, siamo al 27° capoverso. Let's go back to Koberwitz. We are at the 27th line of, cominciamo subito con una parola che non so. Paragraph. Non so io. We are at the 27th paragraph. Bene, e lo Steiner dice che è necessario che le cose siano fatte sempre con la necessaria consapevolezza. Steiner says that it's necessary that all the things are made with the necessary awareness. Coscienza. Consciousness. Bene, questo dovrebbe essere ovvio. And this should be obvious. Però bisogna capire cosa vuol dire coscienza per lo Steiner. But we need to understand what does the word consciousness means for Steiner. Come minimo vuol dire avere quella consapevolezza, quella coscienza dei nessi che ci sono tra le varie cose. So at least it means to have awareness or consciousness of the links that exist between 2 subjects, between the things. E in questo capitolo stiamo parlando quindi del rapporto, il nesso tra l'alimentazione e il bestiame. E per capitolo tu intendi la conferenza? Okay, and in this lecture we are speaking about the link that exists between cattle and forage. Ecco, vorrei subito precisare che questo nesso, questa coscienza non è puramente di testa. I want to specify that this link non è pura coscienza. Non è puramente di testa. It's not something that comes from the head. Ma bisogna sviluppare un adeguato sentimento. But we need to develop the right feeling. Cioè una comprensione della cosa. We have a comprehension of the thing. Non sviluppiamo questo tema, ma si tratta di sviluppare 3 diversi ampliamenti del sentire. We are not going to deepen this topic, but it's about to develop 3 levels of sentire. Of the feeling. È frase troppo lunga, scusami, perdonami. Va bene, ti so se più. Va bene. Quindi poi lo Steiner continua, Then Steiner goes on and says, la perdita della conoscenza dei nessi esistenti tra le varie forze ha portato a questi problemi in cui oggi ci troviamo. The loss of knowledge of these links brought us to the condition we are now, today. La nuova razionalità che dovremo sviluppare è, diciamo, la logica dei nessi tra i vari soggetti. The new rationality we should develop is the logic of the links between subjects. Poi aggiungere un'altra cosa. Then Steiner adds something more. Che ogni parte della pianta non è altro che la metamorfosi della foglia. He says that every part of the plant is nothing else but the metamorphosis of the leaf. Io consiglio di leggere il libro di Goethe, La metamorfosi delle piante. I suggest you to read Goethe's book,
Metamorphosis of Plants. Sì, quindi è un libro meraviglioso, adesso non possiamo toccarlo. It's a wonderful book, but we cannot talk about it now. Ma se la metamorfosi è sempre della foglia, If the metamorphosis is always a leaves metamorphosis, vuol dire che tutta la pianta ha un principio comune. then this means that the whole plant has a common principle. Quindi vuol dire che anche nel fiore c'è un po' di radice. Di radice o di foglia? Nel fiore c'è un po' di radice. This means that in the flower we can find a little bit of root. Nel frutto c'è un po' di foglia. Or in the fruit we can find a little bit of leaf. E anche nel frutto c'è un po' di radice. E di foglia. E nel frutto l'ho già detto. Sì, va bene, c'è un'unità che abbraccia tutto. So there is a unity that embraces the whole thing. Quindi su questo principio di unità adesso lo Steiner imposta la sua trattazione. So Steiner sets his speech on this principle of unity. Poi noi sappiamo che una pianta per riprodursi ha bisogno del seme. We know that a plant needs the seed in order to reproduce itself. Però dice ad esempio le patate non si riproducono per seme. But for example, for potatoes, a seed is not required for reproduction. Ma per divisione del tubero. We can just divide the tuber. Perché anche nel tubero c'è un principio foglia, c'è un principio fiore, c'è un principio seme. And this happens why in the tuber as well there is a principle, a small part of leaf, seed, root, etc. Of the whole plant and flower, the whole plant. Perché nella radice c'è la radice dietro. Va bene, e per cui una buona tecnica per riprodurre le patate. So a good way, a good technique to reproduce potatoes è quella di asportare solo l'occhio del tubero con pochissima polpa. Is to remove a very small part of the tuber. We call it the eye of the tuber in Italian. Così diventa come un piccolo seme. And it becomes like a small seed. Bene. E poi lo Steiner va avanti. Then Steiner goes on. E dice adesso come si può potenziare la parte che fruttifica? And he asks, how can we improve, enhance the part that bears fruits? Beh, dice perché la maturazione è come una specie di combustione esteriore che avviene. Because ripening, maturation, is a kind of exterior combustion that takes place. Perché la fruttificazione è un processo di morte. Because bearing fruits is a death process. Quindi come dire una cottura del frutto ad opera del sole che lo porta a morire. And this ripening process, this maturation is like cooking the fruit. It's like the sun is cooking the fruit. Quindi un buon sistema per aumentare la qualità del frutto è di lasciarlo alla luce del sole. Then a good way to increase the quality of fruit is to leave them at the sunlight. Quindi, tornando al nostro foraggio, è bene che l'erba si asciughi alle forze del sole. So, going back to our forage, it's a good thing if we leave the hay or the herb, the grass, to dry up at the sunlight. Dato che tutta la pianta è una metamorfosi della foglia, Since the whole plant is a metamorphosis of the leaf, con l'azione del sole noi portiamo la foglia verso la fruttificazione. Come? Mi raccomando. Thanks to the action of the sun, we can bring the leaf towards verso la fruttificazione. Towards the process of bearing fruits, towards the fruit. Questo processo è già presente in modo latente, in modo come possibilità. This process is kind of present and latent. It's like a possibility present in the plant. Ma con la forza del sole viene portato più avanti. But thanks to the strength of the sun, the force of the sun, this process is brought forward.
Questo riguarda anche i cereali. And this goes as well for cereals, for grains. Fino a pochi decenni fa venivano fatti covoni lasciati in campo verticale, bene a seccare, e poi veniva trebbiato. Until a few decades ago, sheaves were made and left there to dry up. Please tell me if the word is not correct. In questo modo il chicco estraeva tutte le forze dal fusto e contemporaneamente veniva maturato e caricato dalle forze del sole. By doing so, the seed had the time to extract from the stem all the forces of the plant, and at the same time it received the forces of the sun. In sintesi si tratta di arricchire il foraggio di forze solari, della porta della vita. So in summary, it's about to enrich the forage of forces of life, of sun. La porta l'hai detta? No. Come porta della vita, il sole. The forces of the sun as door of life. Benissimo. E questo aumenta il valore nutrizionale di tutti i cibi. This increases the nutritional value of all foods. In parallelo, l'uomo a un certo punto ha iniziato a cucinare i cibi. In the same way, man started cooking foods. Questo sempre per portare avanti nel processo di calore. To bring them forward in the process of the warmth. Bene. Poi lo Steiner dice che il fiore agisce primariamente nel sistema del ricambio nel metabolismo dell'animale. Then Steiner says that the flower acts mostly in the change, in the metabolism of the animal, in the not replacement, in the change, ricambio. Metabolismo, basta, la stessa cosa. In the metabolic pole of the animal. Beh, perché il metabolismo ha bisogno di forze terrestri. Because metabolism needs terrestrial forces. Ricordate le forze che entravano dalla Luna? Do you remember the forces that entered from the moon, that were entering from the moon? E quindi il fiore, che è la parte più differenziata della pianta, è più ricca di forze terrestri. Then the flower, that is the most differentiated part of the plant, is the richer in terrestrial forces. Tra cui anche l'abitudine di cucinare il cibo, ad esempio per i maiali o per le galline. And from this fact, it comes the habit to cook food, for example, for pigs. Prima immagine, Silvia. Allora guardiamo come si può costruire una semplice fienile per caricare il fieno di forze di sole. Si vede? So let's look at how to build a very simple hay barn to charge the hay with forces of the sun. Quindi si tratta di portare le forze del sole e secondariamente quelle della luna. It's about to bring in the hay the forces of the sun at as a primary force, and as a secondary force the forces of the moon as well. Quindi il sole lo prendiamo con le leggi dell'armonistica. We take the sun thanks to the laws of harmonistic. Quindi 44 gradi di inclinazione del tetto. 44 degrees of inclination of the roof. Mentre le forze della luna le prendiamo con i montanti. While with the posts we grasp as well the forces of the moon. E diamo l'inclinazione di 5 gradi verso dentro. Because we give them the inclination of 5 degrees towards the inside of the building. In tutte e due le direzioni. In both directions. Perché 5 gradi è l'inclinazione della luna sul piano dell'eclittica. Because 5 degrees is the inclination of the moon on the ecliptic plane. Bene. Poi diamo una proporzione, se possibile, 1 a 3,33. Then, if it's possible, we give a general ratio for the building. If one side is 1, the other side should be 3.33.
0.33. Che è una proporzione delle forze del fuoco, quindi della qualità. That is a ratio related to the fire forces, that means quality. Un'altra cosa che possiamo fare è il modo di ammassare le balle di fieno. Another thing we can take care of is the way of storing the hay, the straw bales. O lo possiamo mettere a forma di piramide. We can make a pyramid. E questo dà più forze di luce, di area di luce. And this will give them more forces of light, air and light. Quindi più per le vacche da latte. Therefore is more suitable for cows that will produce milk. Si può ipotizzare che questa soluzione può anche dare come risultato un 15-20% in più di resa. We can think that this solution can give us 50% more milk yield. Sì, 15-20 ho detto. 15 or 20%. Mentre more. posso fare una sistemazione tipo B a cubo. While if I place the straw bales as a cube, e questo è adatto per indirizzare il fieno a carne. That's more suitable to produce meat. E quindi si può ipotizzare circa un 10% di resa in più. And we can hypothesize 15-20% more of yield in weight of the animal, in meat. Bene, quindi una struttura estremamente semplice, economica. This is a very simple and cost-effective kind of building. Però dovete vederlo come un apparato di risonanza con le forze del Sole e della Luna. But we have to look at it as it is a resonance apparatus with the forces of the sun and the moon. La Luna è anche importante perché parliamo di foglie, no? Pieno, foglie. The moon is important because we are speaking about leaves. Bene, possiamo chiudere? C'è una domanda. Prego. Isabel chiede, le balle di paglia non sono fatte quadrate nella mia parte degli Stati Uniti, come può questo affliggere, come può questo influire sulla forma del... L'importante è che sia, vedete quel triangolo che ho segnato? Devo tradurre anche la domanda. We have a question. Isabel asks, square bales are not made much in my part of the US. How would this affect the storage layout? L'importante è che siano messe nella forma triangolare, no? So anche se sono rotonde. What's important, also if they are rounded, is that you put them on a pyramid or a square. Chiaramente se sono rotonde è difficile fare il cubo. Clearly, if they are the round big bales, it's hard to make the cube. Questo è il prezzo che si paga alla modernità. And this is the cost of our modernity. Benissimo, puoi chiudere. Questo qui c'è una riga in più. Bene, allora poi lo Steiner cambia un po' discorso. Then Steiner speaks about different things. E parla di un animale che vive in pianura o che vive in montagna. And he compares an animal that lives in the mountain with the same animal that lives in the montagna. In the plains. Quindi l'animale che vive in montagna fa più fatica e più sforzi. The animal that lives in the mountains makes more efforts to move. It's more difficult. E quindi muove maggiormente, sviluppa maggiormente le forze della volontà. So he develops more the will forces. Sorry. Sì. Vabbè. E quindi forze di volontà vuol dire forze del metabolismo. And forces of will means forces of metabolism. Che è la stessa zona dell'animale dove si produce il latte e il grasso. And metabolism is the same area of the body of the animal where milk and fat are produced. Il consiglio che lui dà è di dar da mangiare erbe aromatiche alpine, di montagna.
Steiner's suggestion is to give the animal to eat medicinal mountain plants. Sì, quindi piante che si sono ben cotte dalla forza del sole. That means plants that have been cooked very well by the forces of the sun. Quindi siamo in alta montagna, c'è il sole più forte, più pulito e quindi non serve l'essiccazione, basta darle così come stanno. So we are in the high mountains, the sun is stronger, is cleaner, and we don't need to dry up herbs. We can give them as they are. Queste piante sono più piccole, foglie più piccole. On the other side, these plants are smaller, leaves are smaller. E producono più oli essenziali. And they produce more essential oils. Quindi fuoco. That's fire. E con questo pensiero del fuoco andiamo al bosco. And with this thought about fire, we speak about woods. Allora, precisiamo che il bosco ha una doppia funzione. We need to say that the woods has a double function. Ne ha molte di più, adesso ne guardiamo due. He has more than two, of course, but now our attention is on these two functions of the woods. C'è il disegno. Quindi il bosco avevamo già detto che rappresenta le forze dell'io nell'azienda agricola. We say that the woods represents the I forces in the farm. Quindi se l'io è potenziato dal bosco, if the I is enhanced by the woods, se è potenziato dal bosco, fai come vuoi. Enhanced by the woods, l'astrale the astral è compresso is compressed. E l'eterico viene ancora amplificato. And the etheric is amplified or enhanced as well. E il fisico viene compresso. And the physical is compressed. Questo vuol dire che il bosco, portatore di forze di io, This means that woods, that is bearer of forces of the I, sviluppa, potenzia le forze vitali eteriche, develops or enhances the etheric forces, ma riduce le forze astrali. But it reduces astral forces. Quindi la fioritura, i fruttiferi. So blooming, the fruit trees are compressed. Bene. E d'altro canto sviluppa anche, aiuta le erbe aromatiche. And on the other side, woods helps medicinal plants. Proprio perché sono ricche di principi attivi, quindi di forze di io. Because they are very rich in active principles, that means in forces of the I. Quindi queste forze, queste piante aromatiche possono essere usate per portare forza nelle membra nel metabolismo dell'animale. And these medicinal plants can be used to bring forces in the metabolism of the animal. Puoi togliere. Se vogliamo potenziare queste forze, if we want to enhance these forces, quindi le forze del bosco, no, delle piante aromatiche da dare agli animali. If we want to enhance the forces of the medicinal plants we need to give to our animals, O abbiamo la cottura solare, either we have the solar cooking, as we say, oppure abbiamo la bollitura. Or boiling. Perché con la bollitura abbiamo il movimento all'interno dell'acqua. Because by boiling them, we have this movement in the water. E il movimento è la forza dell'antica luna. And movement is the strength of the ancient moon. Quindi abbiamo le forze dell'antico Saturno come calore della pianta aromatica. So we can have the forces of the ancient sun as the warmth of the medicinal plant, the oil. Poi abbiamo ancora il mondo degli aromi, dei profumi, astrale. Then we have the whole world of aromas, scents. Però Scusami, devo dire antico sole? Non l'ho detto, perché è l'antico sole. Ancient sun. E poi abbiamo la bollitura che porta le forze del movimento dell'antica luna. And then, by boiling them, we have the forces of the ancient moon, movement. Quindi abbiamo fatto tutto il percorso della creazione. So we walk the whole path of the creation. E quindi anche la foglia ne viene potenziata. And by doing so, the leaf is enhanced. Quindi calore, luce, movimento, vita. So warmth, light, movement and life. Bene. Questa è la via umida degli alchimisti.
This is the humid path of the ancient alchemists. Mentre quando io metto a seccare al sole, While when I put some grass to dry up at the sun, at the sunlight, questo corrisponde maggiormente alla via secca degli alchimisti. this is more similar to the dry path of the alchemists. Bene. This corresponds to this path. Andiamo adesso nella foglia verde, Now we go in the green leaf, quindi il foraggio verde, so the green forage quindi maggiormente lunare. that is mostly connected to the moon. It's lunar. Questo lavora principalmente in bios, non in zoe. It basically works in bios and less in zoe. E qui nasce un problema, And here a problem is born. è che sempre più si usa l'insilato da dare agli animali. The problem is that we use more and more the silage for animals, Questo distrugge proprio le forze metaboliche. which destroys the metabolic forces of the animal. Al massimo un animale potrebbe mangiarne il 20-30%. The silage, sorry. The maximum quantity that an animal should eat of silage, it's 20-30% of his whole nutrition. Okay? Adesso si arriva al doppio, anche di più, anche il triplo. But normally we get to the double or the triple quantity. Ricordo solo che nel caso dell'insilato si può aggiungere il preparato di camomilla 503 dinamizzato. I remind you that you can add at the silage the 503, the chamomile preparation, dynamized of course. E questo si dà al bovino per equilibrare queste forze metaboliche. And you give it to the cattle to balance metabolic forces. Tutte cose che avevamo già accennato e che adesso si riassumono. These are all things that we've already said before, and now we repeat them all together. In questo caso l'omeopatia aiuta moltissimo. In this case, homeopathy can help a lot. Mi raccomando, potenze basse, una 4, una 5, non di più. And please, I recommend you to use low potencies, 4 or 5, not higher. Bene, a un certo punto lo Steiner apre un altro capitolo, And at a certain point, Steiner opens a new chapter. probabilmente perché c'era qualcuno in sala che gli voleva mandare questo messaggio. Probably there was some people in the room, he wanted to hear this. E si parla della dieta crudista. And Steiner speaks about raw food diet. E dice che c'è il disegno, sì. E dice che la dieta crudista favorisce il misticismo. And he says that raw food diet helps mysticism. Quindi il crudo è legato al polo del freddo. The raw food is bound to the cold pole. Sa benissimo chi è crudista, come dire, impegnato e ha sempre freddo, diciamo. People that eat Professionale. that professionally eats raw food, they know that they feel cold. Però lo Steiner dice anche che il cibo crudo, But Steiner also says that raw food, con la masticazione, va verso il polo dell'acqua. by chewing, the raw food goes towards the water pole. Beh, quindi siamo sempre in quel polo lì, terra, acqua, polo del freddo. But we still are on that side, on that pole. So earth, water, the cold side. Ricordiamo che il polo della coscienza è dall'altra parte, aria e fuoco. And we remember that the consciousness pole, the consciousness side, is the opposite one, that is between air and fire. All'opposto, la dieta carnea lavora tra aria e acqua. Eating meat works between air and water. Perché la carne è una condensazione delle forze della luce. Because meat is a condensation of light forces. Abbiamo visto la nutrizione cosmica che si condensa nel corpo. We saw the cosmic nutrition that condenses itself in the body. Quindi uno ruota orario, l'altro ruota antiorario. So
a kind of nutrition goes clockwise and the other kind of nutrition goes counterclockwise. Quindi la carne gira oraria, Meat is a clockwise cycle che è un ciclo della vita. that corresponds, is parallel to the cycle of life. Quindi vuol dire collegarsi alla terra. That means to connect ourselves to the earth. Mangiare carne ti collega proprio al mondo fisico. Eating meat connects us to the physic pole. L'alimentazione degli atleti, dei pugili. It's the nutrition of Boxer. Boxers. Bene. And athletes. Bene. Mentre l'alimentazione cruda while raw nutrition ti tende a portare verso i mondi superiori, tends to carry you towards higher worlds, staccandoti dalla terra. detaching you, separating you from earth. Quindi nell'alimentazione carnea c'è un pericolo arimanico. So in the meat nutrition, if we can call it this way, in the meat nutrition we have an arimanic danger. Nel crudismo c'è un pericolo luciferico. While in the raw food nutrition there is a luciferic danger. Quindi lo Steiner dice che oggigiorno fare il crudista vuol dire è una balordaggine, è una stupidità. And Steiner says that nowadays eating raw food, it's, devo proprio dire così. Dice così, balordaggine. It's something stupid. No offense. It's a sign of stupidity. Sorry, guys. Perché l'uomo deve arrivare a collegarsi con la terra. Because man needs to get in connection with the earth. Per portarla in evoluzione. In order to bring it into the evolution. Quindi da una parte mi servirebbe la carne per collegarmi con la terra. So from one side I should need meat to connect myself with the earth. E dall'altra parte mi serve il crudo per alzarmi. And on the other side I would need raw food to ascend. Quindi lo Steiner dice ogni caso è un caso specifico. And Steiner says that every situation is a specific situation. C'è ancora una precisazione. And there is a specification more. Che quando io mangio qualcosa di crudo, that when I eat something raw, vuol dire che è molto eterico quel cibo. It means that that food is very etheric. Impegna molto il mio corpo eterico per distruggere il corpo eterico dell'insalata. And it's a hard job for my etheric body to destroy the etheric body of the food of that lettuce, for example. Se io sono forte, questo lavoro del mio corpo eterico mi rinforza. If I am strong, this hard work in my etheric body gives strength to me. Se io Makes invece me stronger, scusa. sono debole, convalescente, non ce la faccio e quindi divento ancora più debole. But if I am weak, because for example I am ill, this hard work makes me weaker and I cannot do it and I cannot digest raw food. Morale della storia. Moral of the story. Al versetto 35, al paragrafo 35. Moral of the story is that at the 35 paragraph, dice che non è possibile dare principi generali. Steiner says that it's not possible to give us general principles of nutrition. Perché è importante conoscere e sapere come le cose si individualizzano per quella persona. Because it is important to know how the things are individualized by the specific person. Puoi togliere il disegno. Ok, the chat is, ci sono domande e ho paura ora che ci parliamo di alimentazione di vedere cosa viene fuori. Io con la notte togli il disegno, facciamo una domanda e vediamo. Chiedono semplicemente riguardo all'alimentazione vegetariana, se c'è qualche indicazione. Lo Steiner dice chiaro che è superiore. People is asking how about vegetarian, and Steiner says that vegetarian is a higher nutrition. Perché libera delle forze profonde. Because it sets
free, deep forces of ourselves. Però questo non vuol dire niente, But this doesn't mean anything. perché dipende dalla mia moralità. Because it depends on my morality. Ci ricordiamo che uno dei più grandi vegetariani We remember that one of the biggest vegetarian men si chiamava Adolf di nome e Hitler di cognome. was Adolf Hitler. Quindi dipende dalla moralità, come usi le forze che liberi. So it depends on your morality. How do you use the forces that the vegetarian nutrition sets free? Quindi bisogna capire volta per volta. So as we say, we need to understand or to analyze situation by situation. Bene, altro piccolo salto. Okay, another small jump. Noi abbiamo capito che la sostanza cosmica che si condensa in noi e nell'animale forma il grasso. We understood that the cosmic substance that condenses itself in our body forms the fat. E quindi lo Steiner dice che l'animale più cosmico che ci sia And Steiner says that the more cosmic animal ever that exists è il maiale, is the pig. perché proprio nel grasso del maiale dovremo vedere il cosmo condensato. And in the fat of the pig, we should see the condensed cosmos. Bene, poi ritorna al fatto che in ogni parte della pianta c'è tutta la pianta come potenzialità. Then Steiner speaks again that says again that in every part of the plant there is all the whole plant. Quindi anche nella radice c'è la possibilità del frutto. This means that in the root we can find the possibility of the fruit. Abbiamo visto prima per la patata, no? Fare con l'occhio della patata fare un seme. As we have seen for the potato, using the eye of the tuberous, we can make a new plant. Però il lavoro dell'uomo è stato di prendere la forza del frutto e portarla nella radice. But the work of man has been to bring the forces of the fruit and bringing those forces in the root. E questa è la barbabietola da zucchero. And this is the root, the sugar beet. Controllo, ma è the sugar beet. Questo processo per cui non è una radice pura, è una radice con dentro molto frutto, molto fuoco. This means that the sugar beet is not a pure root because it's a root that contains a lot of fire, the sugar. Bene. Qualcosa di simile è avvenuto con la patata. Something similar happened with the potato. Solo che la patata non è la forza del frutto portata nelle radici, But the potato is not the force of the fruit brought in the root. ma la forza del fiore portata nella radice. The potato is the strength of the flower brought into the root. Per quello è anche difficile che le patate facciano fiore. That's why it's really hard for potatoes to make flowers. Però se noi pensiamo adesso al fuoco portato nella radice della barbabietola, But if we think about the fire brought in the root of the sugar beet, questa è la via secca. this corresponds to the dry path. Però è una caricatura della via secca degli alchimisti. But this is a caricature of the dry path of the alchemists. Quindi lo zucchero, specialmente lo zucchero di barbabietola e ancora di più lo zucchero bianco, è un profondo veleno per il corpo umano. That's why the sugar, and mostly the white sugar of the sugar beet, is a poison for human body. Va bene. Poi ci possiamo fare una piccola divagazione. Then we can make a small digression E capire se questo è uguale per i maschi e per le femmine. and we can try to understand if this goes the same way for men and women. Quindi le donne sappiamo che hanno maggior forza animica rispetto al maschio. We know that women have more anemic forces compared to men. E nel vivente le forze dell'anima non sono distribuite in modo uniforme.
nel vivente e negli organismi. Tutto, anche la terra. And in all the living beings. Anche la terra, dico. The earth as well, in all the living creatures, we know that the forces non sono distribuite in modo uniforme. That the forces are not distributed in a uniform way. E abbiamo visto altre volte che la forza dell'animalità nell'uomo sono le cosce. In a uniform manner, and we saw last time that astral forces in human body are basically in the fix. Le cosce. Controllo la pronuncia. In the thigh. Non far vedere. I'm not gonna show you, but it's the highest part of the leg. Yes. Ok. E qui c'è anche il mito di Zeus che dalla coscia ha fatto nascere Dioniso. Thighs. And here we can remember the myth of Zeus that gave birth to Dionysus from his thigh. Bene, tutto questo per dire cosa? So all of this speech to say what? Che nella condensazione del grasso that in the fat condensation le donne hanno sempre più condensazione nelle cosce women tend to condense more in the thighs e l'uomo nella pancia. while men in the belly. Va bene. Questa è la parentesi. So this not a uniform distribution of forces in the body. Torniamo al foraggio. Let's go back to the forage. E lo Steiner dice sempre di mescolare un po' di radici nel foraggio. Steiner suggested to mix always a small quantity of roots with forage. Benissimo. Poi introduce un altro punto. And he also says introduce il sale. He also speaks about salt. Il sale non ha una destinazione definita nel corpo umano. Destinazione? Sì. Salt has not a defined destination in human body. Lavora nell'organizzazione dell'io, quindi lavora in tutto il corpo. Salt works in the organization of the eye, so it means that salt works in the whole body. Nella legge dei rovesciamenti è l'elemento più morto e nutre l'io che è il più spirituale. Il fisico nutre lo spirituale. For the law of reversals, it is the lowest element that feeds, nourishes the highest. So salt is the physical mineral, the most dead element, and it gives strength, it nourishes the eye, the spirit. Quindi introdurre il sale nell'alimentazione è fondamentale. Degli animali. Anche dell'uomo. Sì. So introduce salt in nutrition for men, for both men and animals, is crucial, is fundamental. L'animale è più anima. The animal is more connected to the soul. L'anima è movimento. Soul is movement. E quindi è meglio un sale marino. So better to use sea salt. Perché il sale marino porta la memoria del movimento delle onde del mare. Because sea salt brings the memory of the movement of the sea waves. Invece nell'uomo, while for men, è meglio la salgemma, sale di roccia, sale it's better rock salt, the salt that comes from a mine. Che ha dimenticato un po' questa origine marina. Because this kind of salt forgot its sea origin. Quindi è un po' più morto. It's more dead. Ma per quello che ho detto prima, but for the things we said before, nutre l'io. It is a nutrition for our eye. C'è un disegno. Per capire l'importanza del sale, in order to understand the importance of the salt, noi sappiamo che il cristallo di sale è un cubo. We know that the crystal of salt is a cube. Allora immaginiamo di iniziare da una sfera. So we can imagine that we are starting from a sphere.
tagliamo queste 6 calotte, queste 6 we parti. cut away these 6 outer shells. E questo è il corpo eterico che è esterno del cristallo. And this, we can imagine that these 6 shells are the etheric body present outside the crystal. Quindi il cristallo di sale è la parte più morta. The crystal of salt is the most dead part. E tutto intorno gli aleggia il suo corpo eterico. And it's surrounded all around by its etheric body. Quindi quando mettiamo il sale nell'acqua, And when we put some salt in the water, tutto questo eterico si attiva. This etheric part is activated. E soprattutto nell'acqua di mare si possono fare terapie. And that's why above all in the sea water we can receive therapeutic forces. Bene, puoi togliere. Ancora un passo avanti. Another step forward. Anche lo Steiner un po' salta, così io sto seguendo il testo. I am following the book, so Steiner as well speaks about one thing that goes to another, goes back this way. E adesso parla del pomodoro. And now Steiner speaks about the tomato. Probabilmente era l'epoca che il pomodoro stava diventando di uso comune. Probably it was the period when tomato became something common to eat. E lui dice che il pomodoro tende ad avere un'organizzazione indipendente dall'organismo. And Steiner says that the tomato tends or tries to have an independent organization from our organism. In una parola è un anarchico. In one word, it's an anarchist. Controllo. Sì. Anarchico lo dico io, ma per sintetizzare. I am saying anarchist to give you a synthesis. E lo Steiner dice che il pomodoro è molto legato alle funzioni del fegato. And Steiner says that the tomato is very connected to the liver's functions. E il fegato è un altro organo che è molto indipendente rispetto all'organismo. And the liver is another organ that is very independent from the organism. Ha circa 3.000 funzioni diverse. Our liver has about 3,000 different functions. Specializzate ed è profondamente collegato al nostro corpo eterico. 3,000 very specialized functions, and the liver is connected to our etheric body. E questo lo vedi anche nel pomodoro. And this can be seen in the tomato as well. Perché dove il pomodoro tocca terra fa nuove radici. Because wherever the plant of tomato touches the ground, it makes roots. E poi anche che si può fare talea da foglia. And you can make cuttings from the leaves of the tomato. Allora tutto questo per dire che, All of this is to say che il pomodoro può essere cancerogeno. that tomato can be cancerogenic. E quindi lo Steiner dice assolutamente se uno ha problemi di cancro non mangiare pomodoro. Carcinogenic. So Steiner says that if someone has cancer issues, better not to eat tomatoes. Anche per la grande astralità che possiede. And this is also for the big astrality that is present in the tomato. Ancora un pensiero. Another thought. È molto ricco di alcaloidi. Tomato is very rich in alkaloids. E questo ve ne accorgete guardando le foglie della pianta. And you can notice this looking at the leaves of the plant. Soprattutto quelle basse del primo palco. Above all, the lower leaves at the first level of the plant. Sono asimmetriche. They are strongly asymmetric. E soprattutto del primo palco, l'ultima è estremamente asimmetrica. Non so tradurre palco Primo livello. In questo senso. And above all, the last leaf of the first level of leaves in the tomato plant is very asymmetric. Man mano che si sale, le foglie diventano più simmetriche. As long as we ascend in the plant, the leaves become more symmetric. Il simmetrico è il gesto della etericità. And the symmetry is the gesture of ethericity. Quindi meno alcaloidi. That means less alkaloids. Soprattutto adesso che è di moda il pomodoro ciliegino, tatterino.
So above all, Agricoltura. now that we have the cherry tomato Agricoltura, sì. and the Datterino tomato, when they make grape, è difficile. Vabbè, aspettiamo. Where tomatoes make a bunch, create a bunch. Quelle sono molto asimmetriche. Le foglie, the leaves of those plants are very asymmetric. Anche al 10° livello, 12 sono ancora asimmetriche. Up to the 10 or 12th level of leaves, you find asymmetry. Quindi ricche di alcaloidi. So the plant is very rich in alkaloids. Quindi tossiche. And to be rich in alkaloids means che to be modificano il nostro toxic, sistema ormonale. means to be toxic, and they can modify our hormonal system. Bene. Hormone system. Ancora una cosa, dice lo Steiner. Steiner says something more. Che il pomodoro ama nutrirsi, essere concimato con letame grezzo. The tomato loves to eat raw manure. Quindi non compostato. So not composted manure. E io aggiungo che ama crescere per 5 anni sullo stesso posto. And I add that tomato loves to be cultivated 5 years in the same piece of. Ama essere concimato con i residui di piante di pomodoro. And he loves as well to be fertilized with other tomato plants, all the tomato plants parts. Quindi è un anarchico cannibale. So it's an anarchist and a cannibal. Bene. Adesso guardiamo da un altro punto di vista. Guardiamo cosa? Pomodoro. Now let's look at the tomato from a different point of view. Questo vale per l'Europa. This goes, it's valid, goes for Europe. In America è diverso. But in America, it's different. In America ci sono più forze terrestri. In America, there are more terrestrial forces E than quindi Europe. l'alcaloide è indispensabile per muovere quelle forze terrestri. And there, the alkaloid is fundamental to move that terrestrial forces. È come dargli la sveglia. It's like to wake them up. Bene. Per cui il pomodoro in America per gli americani è completamente diverso che il pomodoro in Europa. So a tomato in America for American people is completely different than for European people. D'altronde pomodoro e patata vengono dall'America, ci sarà un motivo. There would be a reason if tomato and potato come from America. Come le spezie sono indicate per l'Asia e non per l'Europa. As spices are suitable for Asia and not for Europe. Bene, ancora un pensiero. Another thought. Lo Steiner torna sulle patate. Steiner goes back on the potatoes. E allora dice che la patata lavora nella testa dell'uomo. He says that the potato works on human head. Nella parte centrale della testa. In the central part of our head. E quindi tende a portarci fuori in un pensiero luciferico. And wants to take us out towards a luciferic kind of thought. Questa è la parte dove lavorano i carboidrati. This is the part where carbohydrates work. Bene, quindi la patata è un carboidrato. The potato is a carbohydrate. E quindi ci altera in questa zona qua. And alterates us in this area of the brain. La componente alcaloide luciferico ci porta a una luciferizzazione qui. The luciferic alkaloid brings us a luciferization there. Bene, se poi ne mangio tante, if I eat a lot of potatoes, questo processo si espande this process expands e si rovescia and reverses itself, e si sposta sulla fronte moving towards our forehead e ci dà il pensiero materialistico. and giving us materialistic thoughts or way of thinking. Il pensiero luciferico sopra So luciferic thoughts or thinking up there vuol dire non pensare con la propria testa.
means that you don't think with your head. E seguire un capo. And you or we want to follow a chief, a leader. Un partito. Partito politico. Sì, ma viene fuori partita di pallone. A party. A political party. Sì. E soprattutto che porta avanti ideali luciferici. And most of all, a party that brings forward luciferic ideals. Sto parlando del nazionalsocialismo. I'm speaking about Nazis. Ok, benissimo. National Socialism. Poi cambia ancora argomento. Then Steiner speaks about something different again. Stiamo verso la fine. We are about to end. E dice che deve parlare di agricoltura solo chi capisce di agricoltura. And Steiner says that only people that understand agriculture can speak about agriculture. Cioè dovremmo avere un ministro dell'agricoltura che sappia cosa sono le patate, il mais, le barbabietole, capito? We should have a minister of agriculture that should know what potatoes or corn are. Questo non vuol dire che sia laureato in agraria. And this doesn't mean that it needs to be graduated in agriculture. Perché chi in Italia è laureato in agraria non fa nemmeno un'ora di pratica. Because at least in Italy, who is is an agricultural graduate at the university, you don't have a lot of practice. È tutta teoria. It's all theory. Bene, e adesso in questa competenza agricola, and now with this agricultural competence, lo Steiner raccomanda che ci creino dei gruppi di studio, di approfondimento. Steiner recommends to create groups of study and deepening. Perché le cose sono riservate. Because things are confidential. Bene. Questo è il metodo rosicruciano. This is the Rosicrucian method. Quando il mondo rosicruciano investigava una realtà superiore, when the Rosicrucian world studied a higher reality, la teneva nel suo interno per 100 anni. They kept it into the movement, within their movement for 100 years. E poi lo dava nel mondo. And then the thing could go out in the world. Questo numero di 100 anni This number of 100 years è profondamente legato alle forze mariane della Divina Sofia. It's deeply connected to the mother forces, the forces of the Sophia. Sì. Quindi per chi non lo sapesse, so for people who doesn't know this, il corso di agricoltura non era pubblicato. The agricultural seminar was not published. Era solamente battuto a macchina. It was just type. It was just typed with the machine. Sì, era riservato ai soci della società antroposofica. It was reserved for the members of the Anthroposophical Society. E le copie erano numerate. And each copy of it had a number. Questo è uno dei dei testi più antichi. This is one of the most ancient copies. Come vedete ancora datelo scritto. As you can see, it's a TypeScript. È una vecchissima traduzione questa. That's a very old translation. Migliore di quella che abbiamo adesso. That's better to the one we have now. C'era un'altra attenzione per le parole. They had a different kind of attention for words. Bene, adesso questo mondo è finito. Now this world is over. Il corso di Koberwitz è disponibile per tutti. And the seminar is available for everyone. Il problema è capirlo. The problem is to understand it.
che io ho conosciuto tantissima gente che ha preso in mano questo libro I knew a lot of people who took this book, e che si è fermato dopo 5-10 pagine, but stopped after 5 or 10 pages, perché ci sono i segreti della vita because it contains the secrets of life. e quindi è velato. And so it's kind of under a veil. E ci vuole una coscienza in particolare per alzare questo velo. And a particular consciousness is required to take off this veil. Bene, abbiamo finito. Okay, we are done. E adesso abbiamo due cose da fare. And now we have two things to do. Alla fine del testo ci sono ancora alcune domande e risposte. At the end of the book, we can see some questions and answers. Ce n'è una che mi interessa, diciamo. One is interesting to me. Chiedono allo Steiner cosa ne pensa dell'utilizzo della corrente elettrica nel foraggio, per conservare il foraggio. Essiccazione. They ask Steiner what does he think about the use of electricity to dry up the forage. Lo Steiner divide tra elettricità aerea, dipende dalla radiazione, Steiner divides the electricity in the air e that quella, is irradiated e quella sottoterra. and the electricity that is underground. E dice che quella sopra terra He says that the electricity that is above the earth, elettricità radiante, quindi, the radiating electricity, è quella che ci renderà sempre più stupidi. is the electricity that will make us more and more stupid. E nel 1924 And in 1924, già lui dice che la gente è diventata molto stupida. Steiner was already saying that people became more stupid. Non commentiamo dopo 99 anni. But we don't say anything after all these years. Quando abbiamo frigoriferi, When we have the fridge in the house, cellulari, televisori, mobiles, TVs, forni a microonde, microwaves, ovens, piastre a induzione magnetica, piastre di cottura. induction cooking, induction plates. Allora lo Steiner dice che l'elettricità non guarisce. Steiner says that electricity doesn't heal. Che c'è di moda anche l'elettroagricoltura, no? Because we also know that there is something called electro-agriculture. Ma quello che invece agisce The thing that acts è lo shock che provoca negli esseri viventi. is the shock that electricity provokes into the living beings. Quindi con uno shock o uno ci resta secco oppure si muove. I mean, with a shock, either you die or you move yourself. Come il grappino a fine pranzo, amaro. It's like the brandy after lunch. Bene. Allora bisogna entrare un po' più dentro questo mondo dell'elettricità. We need to enter a bit more in this electricity world. Perché ci siamo completamente immersi. Because we are completely immersed e in sarà it. sempre di più. And immersed in it, and it will be worse. Bene, prima immagine. Allora, bisogna distinguere tra campo elettrico e campo magnetico. We need to divide electric and magnetic field. Sono due campi che vanno sempre insieme, ma sono due. These two fields always go together, but they are two different things. Il campo elettrico, e lo vedi a sinistra, sono quelli più viaggia all'interno dei cavi. The electric field that you can see on the left travels or moves in the cables. Fai con la pallina, non ci fai? Sì, ma devo tradurre e pensare alla mi fermo. tecnica. No, vai dentro e va verso sotto, no, nel grigio. E quindi va verso la periferia del corpo. Questo è il cavo. Sì, va verso la periferia. This is the cable
And as you can see, the center is empty and the EMF and the electric field, sorry, goes towards the periphery. Bene, dove ci sono le punte, come a sinistra, si scarica di più. Where there are points, there is a more discharge Bene. of the electricity. Bene. Quindi si ferma sotto la pelle, diciamo, del cavo. It's like the electric field stops under the skin of the cable. Più preciso, le cariche elettriche sono sotto la pelle. More precise, the electric charges are under the skin. Il campo è tutto intorno. While the field is all around. Voi sapete che la luce ha una velocità, l'elettricità è velocissima nel suo propagarsi. You know that electricity is very fast in its movement. E voi capite che quindi l'elettricità è l'opposto della luce. And you can easily understand that electricity is the opposite than light. La luce arriva fino alla superficie. Light gets to the surface of things. La carica invece da dentro arriva fino alla superficie interna. While electricity from the inside gets to the to the inner skin. E tutte e due viaggiano velocissime. Both of them can move very fast. Quindi l'elettricità non è altro che la corruzione della luce operata da Lucifero. And electricity is nothing else but the corruption of the light operated by Lucifer. L'avevamo già detto una volta nei nostri incontri. We have said that in our meetings. La luce viene dall'alto, dall'Asia. Light comes from Asia, from the sky and from Asia. In Europa è parallela alla superficie. It descends in Europe. It flows. It goes parallel to the surface of the earth. E in America sprofonda sottoterra. And in America, light goes underground. E diventa elettricità per tutti. Becoming electricity for everyone. Allora gli amici americani non stiano troppo a soffrire. So please, for our American friends, please don't suffer. Perché lì con la forza di Michele potrà risorgere. Because thanks to the strength of Michael, there can be a resurrection of the light forces. Quindi una nuova luce. That means a new light. Bene, poi nella figura centrale c'è il legno di acero. Here centrale. in the center, you can see some maple wood. E vedete che ha tutte le linee parallele. And as you can see, these are all parallel lines. Quindi luce. It means light. E poi vedete anche la foglia. And the maple leaf. Vedete tutti quei triangoli che entrano. Can you see all these triangles that enter the leaf? Questa è luce. This is a gesture of light. Quindi l'acero è una pianta che può proteggere dai campi elettrici. Maple is a plant that can protect by EMF. Bene, andiamo avanti. From electric fields. Altra immagine. Abbiamo il campo magnetico. Magnetic fields. Quindi a sinistra vedete il campo magnetico normale. On the left you can see a normal magnetic field. E si comprende che questo campo magnetico è l'esterno di una foglia. And here in the center you can understand that this gesture of the magnetic field is the opposite gesture than a leaf. Quindi opposto al chimismo. It's the magnetic field is opposite to the chemical ether. E a destra ho messo un nocciolo. Here on the right you can see the representation of a hazelnut. Dove Silvia c'è il pollino, quello è il fusto. This is the trunk. E quindi vedete che i due parati sono abbastanza simili, sopra e sotto. And you can notice that the higher part and the lower part, so the root system and the branches are kind of similar. E quindi è ancora la forma del campo magnetico. And you can see again the general shape of the magnetic field. Quindi il nocciolo può fermare dei campi magnetici. So the hazelnut can stop magnetic fields. Quindi mettere aceri e noccioli protegge dai campi magnetici. By putting in your farm, in your land,
hazelnuts and maples can protect the environment from EMF. Però bisogna metterne tanti. But you need a lot of them. Allora si può fare una cosa, So you can do something. si può fare un prodotto per fermare i campi elettromagnetici. You can make a product that stops EMF. Con questo prodotto impregnare un granulo di argilla espansa. Use this product to impregnate an expanded clay granule. E metterlo sotto l'apparato radicale. And you put the granule under the root system of hazelnut and maple. Così ne bastano 10 volte di meno di So piante. you will need 10 times less trees. E il granulo dura 20 anni. And the granule will last for 20 years. Ve l'avevo detto quando ho presentato l'organismo agricolo di Paonia, quello che era nell'avvallamento, con la linea ferroviaria vicino. I told you this in a previous meeting when we spoke about an agricultural organism. I studied for a farm in Paonia, that farm that was near to the railway. Bene, togli. E adesso abbiamo proprio finito Koberwitz. And now we are really done with Koberwitz. E quindi possiamo guardare un'altra cosa. So we can look at something different. Il messaggio profondo che è dentro il corso di Koberwitz. The deep message that is present in Koberwitz seminar. Bene. Allora, se riusciamo con uno sguardo ad abbracciare le 8 conferenze di Pentecoste dello Steiner, if we are able with a glance to embrace the 8 lectures of Pentecost that Steiner gave, e pensiamo anche ai 2 corsi ulteriori che lui voleva tenere. And we also think about the 2 further seminars he wanted to have after. Se pensiamo alla segretezza che lui aveva messo in questo corso. If we think if we think of the confidentiality Steiner had or put into this seminar, e che era riservato solo ai membri della classe. That was reserved only for the members of the class. Però prima abbiamo detto della società antroposofica. Adesso ho detto classe. Okay, of the Il class. pianino ci arriva. Bene, potremmo dire che il contenuto di questo corso We could say that the content of this seminar è uno strumento per l'evoluzione della Terra is a tool for the evolution of the Earth a diventare futuro Sole. to make the Earth become the future sun. Quindi una cristianizzazione della Terra. So a Christianization of the Earth. Abbiamo già visto i preparati come sacramenti. We've already seen the preparations as sacraments. Quindi possiamo adesso guardare il nostro lavoro So now we are able to look at our work dal punto di vista cristico. from the Christic point of view. Bene, allora, sempre dalla scienza dello spirito, Again, always DELLA from the spiritual science. noi sappiamo che nel paradiso terrestre We know that in the earthly paradise, non tutto Adamo è caduto. not the whole being of Adam was fallen. È caduto l'ego, The ego of Adam l'astrale, fell, the astral fell, l'eterico the etheric as well, e il fisico non materiale. and the not material physic. E sono invece rimasti non toccati While the untouched part of Adam that didn't fall were i 3 principi spirituali. his three spiritual principles. Sé spirituale, The spiritual self, the higher I, spirito vitale amoroso the living, loving spirit, e l'uomo spirito. and his spirit man. Questi 3 The 3 of them nella cultura antroposofica in the anthroposophic culture si chiamano anima natanica. are called Nathanic soul. E il Cristo ha agito più volte per aiutare l'umanità.
the Christ acted many times to help humanity. E l'ha fatto sempre attraverso lo strumento dell'anima natanica. And every time he did it through the tool, we can say, the tool of the Natamic soul. Questo disegno qua Silvia, il primo. No, quello no, lo saltiamo, se no facciamo tardi. Ecco, ti fermi. Quindi vedete, segui col polino rosso. Sì. Primo sacrificio epoca lemurica. Sì, aspetta. First sacrifice of the Christ in the Lemurian epoch or era. Circa 70.000 anni fa. About 70,000 years ago. Cosa è successo? What happened? Che Lucifero ha agito potentemente sugli organi di senso dell'uomo. That Lucifer acted very strongly on the sense organs of man. Chiudendoli. By closing them. Quindi gli organi di senso hanno perso la capacità del collegamento superiore. So the sensory organs of man lost their capability of higher connection. E se non c'era l'intervento del Cristo, and without the intervention or the sacrifice of the Christ, noi perdevamo anche le capacità sensoriali per vivere come adesso. We were going to lose our sensory capabilities come viviamo adesso. as we have now. Noi saremmo sordi, ciechi, We would be deaf, blind, senza equilibrio, without senza gusto, balance, senza tatto. Without taste, without touch. Però essenzialmente se noi fossimo senza sensi, but essentially if we were without senses, non potremmo restare in piedi. We could not stand. We would not be able to stand. We would be without any equilibrium. E se non c'è la verticalità, and without verticality, Dio non può entrare. The eye cannot enter. Quindi il primo azione di Cristo è stato di mettere un fermo all'azione di Lucifero. So the first action of the Christ was to put a stop to Lucifer action. Quindi un'azione sul piano, puoi andare a destra, Silvia, spirituale. This was an action that took place on the spiritual plane level. A protezione degli organi di senso. To protect our sensory organs. È tutto a sinistra. Questo corrisponde all'antico Saturno. And this corresponds to the ancient Saturn. Non siamo su Saturno, siamo sulla Lemuria. We are not on or at or on the ancient Saturn because we are in the Lemurian epoch. But there is a correspondence. Però sull'antico Saturno si sono formati i germi degli organi di senso. Because we know that on the ancient Saturn, the germs of our sensory organs have been formed. Il secondo sacrificio The second sacrifice è nella prima metà dell'epoca atlantica. Took place in the first half of the Atlantean era. Quindi circa 50.000 anni fa. About 50,000 years ago. E la protezione è stata sul parlare. And the protection of the Christ was put on our capability of speaking. Se no l'uomo avrebbe avuto il verso come gli animali. Otherwise, man would have a verse like animals. Quindi la capacità di formulare pensieri. So the capacity to make thoughts. E di esprimerli con la parola. And express them with the word, by the word. Il terzo sacrificio, questo corrisponde all'antico Sole. And this corresponds to the ancient sun. Il terzo sacrificio, the third sacrifice, sempre attraverso l'anima natanica, again and always through the Natanic soul, circa 30.000 anni fa, took place 30,000 years ago. Circa metà della seconda parte dell'epoca atlantica. In the second part of the Atlantean era.
E questa è stata una protezione sul pensare. And this was a protection on the thinking. E questa è un'azione sul piano eterico. And it was an action on the etheric level or plan. E ricordo che tutto questo si ripete in ogni bambino. I remind you that all of this is repeated for every child. Verso un anno il bambino incomincia a camminare, verticalità, When a child is 1 year old, it starts walking, poi inizia a parlare verticality, then he starts speaking, e poi inizia a fare i primi pensieri. and then he starts making the first thoughts. Allora possiamo comprendere chi aiuta il bambino a stare in piedi. So we can understand who is the one that helps the child standing up. Abbiamo capito, vero? Did we? Bene, poi arriviamo Did we all'anno understand? zero. Then we get to the year 0, All'epoca romana. the Roman epoch, Roman era, Adesso l'anima natanica scende nel piano materiale, when the Nathanic soul descends in the material plan. articolata in Maria, Gesù e Battista, She was articulated into 3 entities, Mary, Jesus, and John the Baptist. e quindi abbiamo il sacrificio del Golgota, And we had the sacrifice of Golgotha, vincere la morte per l'umanità. and conquer death for humanity. Questo noi qualcosa sappiamo. We know something about it. Quello che non sappiamo assolutamente, What we don't know, absolutely, primo, i 3 Yes. sacrifici precedenti. is that first, we don't even know about the 3 previous sacrifices. E quei linee di salita. And we don't know either the 3 ascending sacrifices, the sacrifices that will take place later. Tra il 1850 e il 1909 Between 1850 and 1909, abbiamo la ripetizione del sacrificio nel piano eterico. we have the repetition of the sacrifice that was in the etheric level. Questo è la manifestazione del Cristo nel piano eterico. This corresponds to the manifestation of the Christ in the etheric plan. Bene. Quindi questo ormai si manifesta nella sua pienezza. That nowadays, now it's manifesting in its fullness. Cambia disegno, Silvia. Bene, quindi noi abbiamo, torna lì, immagini viventi a sinistra. Ecco. We are here. Questo si traduce nella possibilità di sviluppare immagini viventi. And the effect of this sacrifice is translated into the possibility to develop living images. L'uomo inizia a sviluppare immagini viventi. The man starts to develop living images. Non più pensieri morti, ma pensieri vivi. No longer dead thoughts, but living thoughts. Applicando questi pensieri viventi, By applying living thoughts, quelli che sono i famosi nessi tra foraggio e bestiame, ad esempio, those links we were speaking about, for example, from between forage and cattle, abbiamo la rivitalizzazione di ciò che abbiamo intorno a noi. we had the revitalization of what La natura. of the nature, Questo corrisponde a destra all'ascensione. and on the right, this corresponds to the ascension, Quella che è chiamata la via, what is called the way. è scritto in italiano, Sì. ed è lo sviluppo dello Spirito Santo in noi. And it corresponds to the development of the Holy Spirit in ourselves. Fra circa 2000 anni In about 2000 years, ci sarà un altro sacrificio del Cristo, there will be another sacrifice of the il Christ, sesto, the 6th, e sarà sul piano astrale. Fai that segno. will take place on the astral level. Bene. E noi svilupperemo le parole viventi. And we will develop living words. Noi abbiamo già parlato di parole viventi.
we've already spoken about living words. Allora, ad esempio, un'immagine vivente, For example, a living image quando vi ho insegnato come si forma l'humus, facendo questo gesto perché c'è when I showed you the gesture for the formation of humus. O aiutare le 13 notti natalizie. Or how to help the descent of forces in the 13 holy nights. O quelle per San Giovanni. Or St. John's nights. O aiutare con dei vortici le cavitazioni. Or how to help by making vortexes, helping the cavitations. Questo può diventare parola vivente ora. This now can become a living word. Che vuol dire suono. That means a sound. Quindi la parola come logos creatore. So the word as a creating logos. E questa è la rigenerazione del vivente. And this is the regeneration of living beings. E intorno all'anno 6000 and more or less about the year 6000 ci sarà il settimo sacrificio del Cristo, the seventh sacrifice of the Christ will take place, sempre attraverso l'anima natanica, again and always through the Natanic soul, che vuol dire portare vita nell'inanimato. and it will mean to bring life into the inanimate. Come dice nel corso sull'Apocalisse, as Steiner says in the Apocalypse seminar, l'uomo svilupperà le piante in laboratorio. Man will develop plants in the lab. E se riuscirà a donare la sua vita all'inanimato. So he will be able to gift his life to the inanimate. Questo permetterà di produrre le macchine eteriche. This will mean to be able to produce etheric machines e nuove piante. and new plants. Andiamo a destra. On the right, Tutto questo cammino all of this path si chiama comprendere, nel senso di prendere in sé l'ascensione. is called understanding. Prendere in sé. Comprehend, dovrebbero avere anche comprehend. Va bene, si capisce. Well, it means to take within, inside of you. L'ascensione. Ascension. Poi la Pentecoste. Pentecost. E poi l'Apocalisse. And then Apocalypse. Via, verità, vita. Way, truth, life. Spirito Santo, Figlio e Padre. Holy Spirit, Son, Father. Bene. Va bene. Allora, teniamo questa immagine, ma lasciala lì. Il primo livello di risalita. The first level of ascent. Che è la vittoria sulla morte. That is the victory over death. Ad esempio, è realizzare la litopuntura nei terreni. For example, is to make the litopuncture on the soil. Che adesso ce n'è una funzionante in Colorado. Now there is a working lithopuncture in Colorado. E ringrazio molto gli amici del Colorado. And I give thanks a lot to our Colorado friends. Perché quella rappresenta la proteina vivente sulla terra. Because it represents the living protein on the earth. Abbiamo molto parlato di proteine. We have spoken a lot about the protein. Adesso abbiamo creato una proteina vivente. And now we have created a living protein. Che quindi diventa un'immagine vivente. That therefore becomes a living image. Diventa parola vivente. A living word. Perché va sostenuta con parole devozionali. Because it needs to be supported by devotional words. Ed è l'inizio di portare vita nell'inanimato. And it is the beginning of bringing life into the inanimate. Perché da lì ci sorgeranno le forze disinquinanti. Because from there, the depolluting forces will rise. E per la nuova natura. For the new nature. Chiedono come si fanno le immagini viventi a San Giovanni. L'ho già spiegato l'anno scorso a San Giovanni. Last year at about St. John's meeting, in that period, we've spoken about this.
a far discendere l'immagine cosmica. The gesture of this descent of the cosmic images. Bene, adesso facciamo quello che ci interessa. Now let's do what we're interested in. È chiaro che in questo cammino di risalita It's clear that in our reascending path, un ottimo strumento è l'omeopatia, a very good tool is homeopathy, ma l'omeopatia è ancora un modo per salire da sotto verso l'alto. but homeopathy is still a good way to ascend from the earth towards the sky. Ma se abbiamo seguito tutto il corso, But if we follow the whole seminar, si può anche cominciare a far scendere da sopra le nuove forze. we can also start making the new forces descend directly from Quindi above rovesciare il modo di pensare. and reverse the way of thinking. Adesso andiamo a Koberwitz. And now we go to Koberwitz. La domanda è, The question is, ma lo Steiner sapeva queste cose? did Steiner know these things? Io penso di sì. I think he did. Quindi questi 3 livelli in salita So there's three levels that ascend. sono i 3 corsi che lui voleva tenere. They correspond to the 3 seminars he wanted to have. Quindi immagini viventi. So living images. Dov'è il bollino rosso? Si vede verissimo che sei. Immagini viventi è il primo corso di Koberwitz. Is the first seminar of Koberwitz. Quindi comprendere le azioni della vita Understanding the actions of life che tessono dal cosmo della natura, that che agiscono that act dal cosmo. from the cosmos into the nature. E vi ricordo che il cuore è la proteina. And I remind you that the heart is the protein. Ho sempre detto, avessi avuto più tempo, avrei parlato di più della proteina. I told you many times, if I had more times, I would have spoken much more about the protein. Secondo corso di Koberwitz. Second seminar of Koberwitz. Parole viventi. Living words. Incominciare a sviluppare un dialogo, parola, con gli esseri viventi. Developing a dialogue word with living beings. Riconoscere il nome segreto delle manifestazioni della natura. Figure out to recognize the secret name of nature's manifestation. E stabilire una nuova alleanza. And re-establish a new alliance. Terzo corso di Koberwitz. Third seminar of Koberwitz. Modificare gli esseri viventi. Modify living beings. Dall'immanifesto al manifesto. From the unmanifested to the manifested. In modo che l'evoluzione cristica dei regni possa andare sempre più avanti. So that the Christic evolution of the kingdoms can go farther and farther. Attraverso l'uomo cosciente. Through the consciousness man. Qui ci sono, per me, sono i 3 corsi di Koberwitz. In my opinion, these are the 3 seminars of Koberwitz. Il tutto unito da una qualità. And all of them united by a quality. Che la vita è amore. That life is love. Quindi questo cammino in salita con le forze, un ampliamento delle forze dell'amore. So this ascending path with or as an amplification of forces of love. Bene, puoi togliere? Allora, terza volta che dico che abbiamo finito. So it's the 3rd time tonight that I say that we are done. La vita non finisce però. But life is not over. Questo cammino noi l'abbiamo sviluppato in 5 incontri. We developed this path in 5 meetings. Questi incontri c'è il testo scritto e il video in italiano. And we have the written book and the video in Italian about these 5 meetings. Che ne mettiamo a disposizione gratuitamente.
that are available for free for everyone in Italian. Il primo testo, il primo incontro, The first meeting, il titolo è Guardare in se stessi per guardare fuori. the title is Look into ourselves in order to be able to look outside. Non posso lavorare fuori se non ho chiaro chi sono io. I mean, I cannot work outside if it's not clear who I am. Il secondo I don't know who I am. Il secondo è dalla madre al Cristo e dal Cristo al Padre. The second meaning is from the mother to the Christ and from the Christ to the Father. Il terzo è l'esperienza di spazio e tempo. The third meaning is the experience of space and time. Perché se devo collegarmi a un futuro, devo sapere che il futuro non è altro che il presente di domani. Because if I need to connect myself to the future, I need to know that the future is nothing else than the present of tomorrow. Quindi io in questo presente posso collegarmi al presente di domani. And in this present, I can connect myself to tomorrow's present. E quindi farlo diventare oggi. And make it become today. Il quarto incontro The fourth meeting è sull'essere dell'amore is about the being of love e sul bene e sul male. and about good and evil. Si capisce. E il quinto And the fifth and last diventa operativo. is how to become operating. Interventi evolutivi tramite luce e amore interiore. Evolutionary interventions through light, inner light and inner love. Bene, come diceva Karen all'inizio, As Karen was saying at the beginning of the meeting, concentreremo questi incontri we will concentrate these 5 meetings we have had in Italy in 2 incontri che faremo in Colorado. into 2 meetings that we are going to have in Paonia. Uno sarà tra novembre e dicembre di quest'anno, 2023. The first part will be at about November, December this year, 2023. E uno in giugno 2024. And the next part and last part will be around it in luglio. Will be Giugno-luglio non abbiamo ancora proprio deciso. about July 2024. C'è un anno di tempo. Bene. So keep in touch with Viva Vida for people who wants to have these seminars in Italian English, and per gli italiani questi 5 seminari, questi 5 incontri mensili saranno presto resi pubblici sul canale video di Arca della Vita, saranno a disposizione. Sto lavorando sui video del quinto incontro, dell'ultimo, per cui è questione di pochi giorni e metteremo a disposizione i video e i testi. Bene, e adesso un saluto. And now greetings E ringraziamento. and thanks. Bene, allora con questi pensieri With these thoughts, concludiamo questo commento al corso di agricoltura dello Steiner. We are done with this seminar of Steiner. Di questo libro che ha accompagnato 48 anni della mia vita. We conclude with this book that accompanied 48 years of my life. Bene, spero, confido che abbiamo alzato almeno un po' il velo che copre tanti segreti della vita. I hope that we have been at least a bit able to lift up and take off this veil that covers aspetti della vita, some aspects of life. E aver aperto la mente e il cuore verso i 2 corsi che Steiner voleva tenere ancora. I 2 corsi, mente e cuore aperti. And that we have open mind and open heart for these 2 seminars that Steiner wanted to have. Quindi ringraziamo tutti. So we give thanks to everybody. Uomini incarnati e uomini disincarnati. Incarnated and not incarnated men. Disincarnati non vuol dire morti. And not incarnated doesn't mean dead.
vuol dire anche quelli che stanno arrivando. It also means people that's coming. Speriamo che abbiano ascoltato. And we hope they listened to us. Ringraziamo le guide spirituali We give thanks to the spiritual guides che per 2 anni hanno avuto la pazienza di seguirci e sostenerci. that for 2 years have been so patient to follow us and support us. E spero che ciò che abbiamo offerto And I hope that what we offered trovi una concreta applicazione can find a concrete application, per il bene della terra a practical application for the evolution of the earth. Sì, per il bene e per l'evoluzione cristica della terra e dei suoi regni. And for the Christic evolution of the earth and its kingdoms, Quindi ringrazio its realms. Silvia Giaretta, So I give thanks to Silvia Giaretta, Jessie Melison, Jessie, Melison, Karen von Gontar, Karen von Gondar, Mark Moody, Mark Moody, tutti quelli che ci hanno seguito, all the people who attended the seminar, soprattutto tutti quelli che metteranno in pratica. and above all the people who will put it into practice E quindi what we oggi, said. So today, 99 anni dopo la Pentecoste di Koberwitz, 99 years after Koberwitz Pentecost, ringraziamo Rudolf Steiner, we give thanks to Rudolf Steiner, maestro dei tempi nuovi. master of the new times. Grazie. Thank you. Ho finito, Silvia. Abbiamo finito. We are done. Ma come sapete ci sono 2 incontri extra. But as you know, there are 2 extra meetings. We will publish them as well in this in the playlist of Koberwitz. Li pubblicheremo anche quelli nella playlist di Koberwitz su YouTube. Dicono: è stato un bellissimo percorso, grazie. It has been a very nice path, a wonderful path. Il velo è stato alzato e la mente e i cuori aperti. The veil has been taken off and the mind and heart are open. Thanks Enzo, thanks Silvia and Jessie and Karen. Gracias, muchas gracias por todo el amor y la paciencia in tutte le lingue. Grazie, grazie per questa lunga meraviglia che ci hai donato, grazie per questa grande opera. Va bene. Guys, thank you, because without you this would have been possible. E grazie anche a chi ha sostenuto economicamente. And thank you all for all the support you sent us. Anche per le nuove piante. And the support you sent for the new plants. Che stanno crescendo molto bene. They are growing very well. Siamo passati dal trasformare il corpo eterico delle piante. We went from mi manca il verbo. Da trasformare il corpo eterico. Transforming the etheric body of plants. Da tradizionale a cristico. From transforming the traditional etheric body to the Christic etheric body. Alla nuova individuazione di nuovi rapporti con Dio di gruppo. To finding new relationship with the group I. Quindi il rinnovamento delle piante arriva fino nel piano spirituale. So the renewal of plants got to the spiritual plan. Grazie. So thank you all. Bene. Silvia, sei tu la regista. Ci salutano dalla Grecia, bellissimo. Grecia, Spagna, Mark, tutti quanti. Grazie. Grazie a voi. Thank you. Sembrava impossibile. It seemed impossible. Mission impossible, Koberwitz. Mission accomplished. We are so happy. Bene, ultimo saluto indiano. Namaste. Ciao a tutti. Bye.